Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Curvy 4 2023. Andiamo subito a sfogliarlo insieme. Ci sono 18 modelli must have. Questo è il sommario e qua abbiamo la gonna, che è la numero 404A, le taglie vanno dalla 44 alla 52 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. È veramente una gonna molto carina, rimane incrociata come possiamo vedere anche dal figurino sul davanti. È stata realizzata in morbida viscosa con frutta stampata in questo caso, ma noi la possiamo fare ovviamente col tessuto che più preferiamo, e l'orlo è rifinito da volant, quindi che partono da qui e qui, quindi è molto carina, è molto femminile e romantica. Di questa gonna troviamo anche spiegazione, una sorta di cucito, di scuola di cucito all'interno, come possiamo vedere qui, come si può cucire, ed è veramente molto utile questo perché ci aiuta proprio a cucire la gonna, perché sono spiegati tutti i passaggi. Le stoffe consigliate sono stoffe leggere e cadente per gonna, e qua è stata realizzata in viscosa, oppure anche si può realizzare anche in lino. Poi qua abbiamo la casacca, questa bellissima casacca che è la numero 409, le taglie vanno dalla 46 alla 56 e 2 pallini su 4 di difficoltà. Ha le maniche ampie, alta balza per la casacca in mussola ricamata. Il corpino con scollo a V è modellato dalle pens al seno ed è in leggera ricciatura, crea movimento sulle spalle. Sul sito di Burda c'è il tutorial per poterla realizzare. Ecco, qui all'interno troviamo anche in questo caso una scuola di cucito passo passo come realizzarla, i punti principali. Il modello è questo qui e può essere realizzato stoffe morbide, cadente per abiti, e questa è stata realizzata in mussola ricamata. Le taglie 46, 48, 50, 52, 54 e 56. E qui abbiamo invece un maxi abito che è molto bello. Secondo me questo abito è ancora più bello, soprattutto se avete un fisico a clessidra e a pera, indossato con una cintura, che potete realizzare o con lo stesso tessuto dell'abito plastico, oppure da questa parte qui, cioè dalla parte diciamo sotto il seno. È il numero 408, le taglie vanno dalla 46 alla 56 ed ha 2 pallini su 4 di difficoltà. È ideale anche per le giornate più calde, grazie appunto alle vaporose balze in leggera mussola. Se lo vogliamo più corto possiamo eliminare una balza, come ci suggerisce qui Burda, quindi in questo caso risulterà più corto. È veramente stupendo. All'interno, come vediamo, il 408 lo troviamo qua. Le stoffe consigliate sono stoffe morbide e cadenti per gli abiti, e qua è stata realizzato in mussola. E qui abbiamo lo stesso una scuola di cucito passo passo, come realizzare le parti che magari ti possono preoccupare di più. Tra l'altro questo è molto utile perché ci potrà servire come scuola di cucito anche per cucire altri tipi di abito che hanno magari le stesse caratteristiche, tipo lo scollo a V, come in questo caso. E qui abbiamo alla short numero 405B, le taglie dalla 46 alla 60 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. È stato realizzato in morbida e leggera felpa di cotone dalla linea svasata con coulisse regolabile in vita, e non sono troppo corti. Ovviamente se li volessimo al ginocchio li possiamo anche allungare. Ovviamente questo lo potete fare se avete un minimo di esperienza di cucito. Ecco, gli short li vediamo qua, sono sia nella versione A che nella versione B. I tessuti consigliati sono jersey, tessuto felpato, oppure jersey trapuntato, comunque un tessuto diciamo felpato. E qua vediamo lo stesso una scuola di cucito che ci può essere utile anche per confezionare altri tipi di abiti. Questo è veramente molto utile. La maglia numero 407 va dalla taglia 44 alla 52 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. Effetto 2 pezzi per questa colorata proposta, il punto spalle arricciato sulla parte cardigan. Ha una linea elegante e la finta shirt in jersey.
quindi è stata realizzata in jersey, come una casacca, è proprio una casacca. Io le adoro queste casacche, le adora anche mia madre perché sono un passepartout. Ci mettiamo un paio di pantaloni, di jeans, una maglia e sopra mettiamo questo, magari quando dobbiamo andare a mangiare la pizza, oppure lo possiamo fare in un tessuto un pochettino più leggero. Il modello con tutte le spiegazioni anche in questo caso, e le stoffe consigliate sono jersey da utilizzare solo tessuti di maglia stretch. Tra l'altro ha bisogno dell'utilizzo del lago doppio per poterlo realizzare. Ovviamente se avete la macchina punto copertura, andate nel mio canale a vedere i video che ti ho fatto sulla punta copertura della Neki, vi lascio giù il link per andare a guardare. È veramente splendido perché potete realizzare proprio dei capi super professionali. Chemisier numero 401 va dalla taglia 44 alla 52 ed ha 2 pallini su 4 di difficoltà. La lunghezza è midi per l'abito con lunga arricciatura centrale, il davanti è mosso da una leggera arricciatura che sottolinea il punto vita e lo scollo è a punta ed è rifinito da un classico collo a camicia. È un classico abito che si può indossare la mattina oppure il primo pomeriggio, ma anche per andare al mare, ecco, come copricostume per andare al mare. Vediamo il modello molto carino, la stoffa originale è stato cucito con un cotone stretch. Le stoffe consigliate sono stoffe per abiti con elastan, utilizzare solo tessuti estensibili, quindi solo tessuti elasticizzati, mi raccomando. E qui abbiamo sempre una piccola scuola di cucito. In questa pagina invece abbiamo la t-shirt numero 403 che va dalla taglia 44 alla 52 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà ed è stata realizzata in pizzo e jersey. Un abbinamento che secondo me è spettacolare perché è elegante ma nello stesso tempo sportivo. A me piace tantissimo la moda elegante e sportiva, cioè che è sportiva, quindi la possiamo utilizzare e cucire per esempio per uscire anche di mattina, ma nello stesso tempo a seconda degli accessori cui noi abbiniamo la possiamo indossare anche per la sera, quindi per andare a cena fuori, per andare a un concerto, per fare una passeggiata lungomare. Questa è la t-shirt, anche qui abbiamo una scuola di cucito molto veloce ma importante. Qua vedo già lo scollo come viene spiegato, che ti ho fatto vedere se non sbaglio in un video tutorial, quindi questo è molto importante averlo a portata di mano. Le stoffe consigliate sono jersey abbinato a stoffe di pizzo. Anche qui abbiamo bisogno del lago doppio. Il tanchini che mi piace tantissimo è il numero 410. Le taglie dalla 44 alla 52, ha 3 pallini su 4 di difficoltà, realizzato un costume nell'atelier di casa, un gioco da ragazzi. Quindi in pratica questo è un costume che però è una sorta di maglia, sembra una maglia. Quindi per chi vuole andare al mare ma non vuole tanto mostrare le curve. Il top evidenzia lo scollo e scende morbido sul punto vita e sui fianchi e lo slip aderisce perfettamente grazie agli elastici inseriti nelle cuciture. Devo dire la verità, il primo modello che vedo fatto in questo modo è di appunto tanchini, ma possiamo eventualmente fare anche la maglia, anche solo la maglia possiamo fare con questo modello. Eccolo qua. Vediamo qua infatti il cartamodello, stoffe consigliate solo jersey bielastico, quindi licra, jersey stretch come fodera. Jersey bielastici sappiamo che devono essere trattati o con una taglie cuci più punto copertura oppure con il doppio ago. La moda cool basic, abbiamo nuovamente la gonna che abbiamo visto prima, in questo caso è stata realizzata in lino, quindi vediamo che rimane un po' più stropicciata, tessuto di lino rimane un po' così, ma sarà soprattutto tantissimo fresca ed è veramente molto molto carina, e soprattutto quando si è abbronzate risalterà tantissimo la abbronzatura. E ha 2 pallini su 4 e comunque la realizzazione l'abbiamo già vista prima, che all'interno troviamo un piccolo tutorial. Mentre qui abbiamo una camicia che è la numero 402, le taglie vanno dalla 44 alla 52 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. Dettagli femminili per la camicia in misto cotone a righe pastello. La ricciatura centrale sulla bottonatura crea movimento. La scollatura a punta è definita dal colletto e gli spacchetti laterali garantiscono la vestibilità.
Anche questa all'interno l'abbiamo già vista con tutta la scuola di cucito. Qui abbiamo un spolverino che è il numero 413, va dalla taglia 44 alla 52 e ha 4 pallini di difficoltà. Ha le spalle scivolate, ampi revers, bottoni a contrasto e un'originale cintura da annodare sul dietro. Ed è un classico spolverino che è anche questo un must-have, quindi può essere utilizzato e cucito questo cartamodello sempre, cioè non passerà mai di moda, ed è stato realizzato in lino parzialmente foderato, così cade più morbido aprendosi proprio attraverso l'ampio orlo. È adatto a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera, perché ha una cintura che evidenzia la vita. Se avete un po' di pancetta e quindi per i fisici a mela lo sconsiglierei, ovviamente adattissimo a chi ha un fisico a triangolo rovesciato o a rettangolo. Ecco qui la scuola di cucito, come possiamo vedere, dello spolverino, che è difficile, però tramite la scuola di cucito possiamo barcamenarci un po' meglio. Le stoffe consigliate sono stoffe di lino, cotone e mistofibra, e questo è stato realizzato invece in lino. In questa pagina abbiamo la giacca, che è la numero 411, taglia dalla 44 alla 52, 3 pallini su 4 di difficoltà, quindi la vediamo anche qui, morbida e leggera. È stata realizzata in lyocell, che è ideale su un top in alternativa al classico blazer, soprattutto nelle giornate più calde. Abbinata a questi bellissimi pantaloni, che sono il 412, taglie vanno dalla 44 alla 52, 2 pallini su 4 di difficoltà, quindi sono di facile realizzazione, rimangono un po' corti a livello diciamo quasi metà polpaccio, alto cinturino, tasche inserite nella cucitura che vestono perfettamente, quindi non sono né troppo stretti né troppo larghi e si possono realizzare appunto in molti tipi di tessuti. La giacca la vediamo qui, che è la numero 411, che con tutte le spiegazioni per la sua realizzazione. Le stoffe consigliate sono stoffe leggere per giacca e lyocell. Qui abbiamo i pantaloni, che sono il 412. Le stoffe consigliate sono stoffe leggere per pantaloni e anche questi sono stati realizzati in lyocell. E qui abbiamo la scuola di cucito, che finisce qui. Stile sul podio: sono dei capi per lo sport, per il tempo libero, per le passeggiate nel parco, una serie di capi comodi che vi garantiscono la massima libertà. È un look sempre trendy. Infatti abbiamo già qui, la vediamo in primo piano, questa bellissima giacca, che è la numero 414, le taglie vanno dalla 46 alla 56 e 3 pallini su 4 di difficoltà. Ha una linea sportiva al femminile per la giacca, è impermeabile e antivento con culisse regolabili all'orlo e ai polsi. Anche il colletto è a listino e si può chiudere e stringere con il nastro, come vediamo qui. Veramente molto carina e originale. Ecco, la vediamo qua, il blouson. Le stoffe e materiali consigliate sono tessuto tecnico leggero, e questa è stata realizzata in nylon microfibra, e poi vabbè la fodera. E qui abbiamo sempre la scuola di cucito. Abito numero 406, le taglie vanno dalla 44 alla 52 e a 2 pallini su 4 di difficoltà, e sembra un completo composto da cardigan e abito. È stato realizzato in jersey e un solo capo. Questo è un solo capo, io non ho mai visto una cosa del genere sinceramente. E anche per la scelta di tessuti è originale, perché la parte superiore è stato realizzato con una maglia con dei glitter in questo caso, e quella sotto con un jersey di seta. Eccolo qui, il 406 abito in maglia. Le stoffe consigliate sono stoffe di maglia abbinata a jersey, utilizzare solo tessuti di maglia stretch, quindi tutti elasticizzati. Qua comunque è stata utilizzata una stoffa di maglia e del jersey. E qui abbiamo tutta la scuola di cucito. Short numero 405A, le taglie vanno dalla 46 alla 60 e sono a 2 pallini su 4 di difficoltà. Sono perfetti per una corsetta, per il relax sul divano. Secondo me sono perfetti anche da fare come pigiama, ecco, volendo. E sono stati realizzati in jersey trapuntato.
abbinati alla shirt, che è la numero 415, le taglie dalla 46 alla 60, 2 pallini su 4 di difficoltà. Coordinata appunto con gli short, come possiamo vedere, forma un completo che è giovane e divertente. La linea è morbida, le spalle sono leggermente scese e sotto il bordo del collo c'è una piccola coulisse con cordoncino. Qui vediamo a 415 la t-shirt, che le stoffe consigliate sono jersey, tessuto felpato, maglina con un po' di sostegno, e il tessuto che è stato utilizzato è quello di jersey trapuntato. Qua ci spiega dei consigli su come cucire, diciamo, questo tipo di tessuto, per esempio con l'ago stretch della Smerz, che io uso molto perché sono veramente molto buoni, e in questo caso, usando questi tipi di aghi, il tessuto risulta scorrevole e quindi ideale per la lavorazione di tessuti elasticizzati. E qua ci dà anche delle alternative riguardanti le stoffe. Possiamo utilizzare quelle di cotone a coste o maglia liscia per bordi e polsini, che sono fatte così. Qua ci insegna come modificare le gonne. Io ti ho fatto un video proprio dove ti ho spiegato proprio come modificare una gonna a seconda del tuo fisico, quindi delle caratteristiche del tuo fisico, ma qui hai proprio la lezione. Ed ecco qui invece come modificare gli abiti, e qua c'è una maglia che è stata realizzata in jersey di bambù, che è la numero 416, le taglie vanno dalla 46 alla 60 ed è un modello facile, easy. È veramente molto carina e secondo me anche molto versatile, perché possiamo utilizzare anche dei tessuti di colori diversi per renderla diversa, diciamo, lo stesso modello, però lo possiamo personalizzare a piacere. Di questa maglia abbiamo proprio la scuola di cucito passo passo, proprio colorato, con tutti i colori, con tutti i passaggi, quindi questo è assolutamente da comprare di numero per poterlo fare. E qua sono tutte la scuola di cucito come troviamo in Burda Easy, quindi tutto ben spiegato nel dettaglio. Che ne dite? Secondo me è un numero fantastico di Burda Curvi. Mi raccomando, potete trovarlo in edicola e nei centri commerciali, ma anche nei supermercati. Io ve lo consiglio perché, come avete visto, ci sono tanti modelli interessantissimi da fare e eventualmente da conservare per poterli fare magari in un secondo momento. Come ti dico sempre, mi raccomando, compra i giornali anche se nell'immediato non intendi cucire determinati capi, per il semplice fatto che magari la rivista la puoi conservare e utilizzare i modelli in un secondo momento. Io ti mando un grande bacio, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un bel like e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. Io ti mando un grande bacio, sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e buon cucito!